Siamo alla Fondazione Vivarelli di Pistoia, la fondazione presso Villa Stonrov che raccoglie l'opera e l'eredità dello scultore JORIO Vivarelli. La fondazione è parte del progetto Cantiere Toscana e inizia qui oggi la prima giornata di formazione della Scuola Invernale per le Arti Contemporanee che la fondazione ha promosso. Nella Scuola Invernale a Fondazione Vivarelli rifletteremo sull'arte e il suo rapporto con il museo. La prima serata di oggi riguarda ciò che succede dentro il museo e come questo si relaziona a ciò che sta fuori. La giornata dell'11, invece del 10 e dell'11, sarà legata alle pratiche artistiche pubbliche e partecipative, cioè quando l'arte esce dal museo e opera direttamente nella società. Oggi c'è ospite alla Fondazione Vivarelli VINCENT NORMAND, il curatore di Parigi che lavora all'Università di Losanna e Ginevra, che presenterà il suo progetto Theater Garden Bestiary, il museo, la storia materialista del museo moderno. VINCENT NORMAND, con il suo progetto di ricerca, rilegge la storia dell'arte moderna cercando di riconnettere e individuare i punti di rottura e di frattura che il museo ha prodotto con la società. Ha cercato di ricostruire e individuare tutti gli elementi di separazione, confini e bordi che hanno portato l'arte contemporanea a isolarsi all'interno del museo e perdere i legami diretti e l'esperienza diretta nella società, a farsi in qualche modo feticcio. E il suo progetto unisce ricerca scientifica, storica, analisi delle forme e tutto ciò che ha influito per codificare il museo moderno. Ci sono ospiti alla tavola rotonda PIER LUIGI TAZZI, FLAKA HALITI e VINCENZO ESTREMO. FLAKA HALITI è un artista di Monaco che è attualmente in residenza a Villa Romana con il premio Villa Romana. VINCENZO ESTREMO è critico, storico dell'arte e anche conosciuto per essere come direttore della rivista Trost Effect, e PIER LUIGI TAZZI lo conosciamo perché è uno dei curatori italiani più famosi nel mondo per aver curato sia la Biennale di Venezia che la Documenta di Kassel. Tutti e tre contribuiranno alla riflessione di Normand cercando di portare i temi del museo moderno nel mondo contemporaneo. Quali sono i modi e i legami attraverso cui oggi il museo si isola o si lega alla società? Quali sono le strategie e le forme che gli artisti usano per realizzare opere che leghino insieme il museo moderno e la società contemporanea? So, what I call the scopic regime of modern exhibition machines means several things. The main thing it implies is that institutions of exhibition throughout scientific modernity, which is from the middle of the 17th century with the advent of the scientific revolution, participated in a broader movement of production of positive binaries that became polarities for the modern understanding of the world, of nature, of the political formation of subjects. And the scopic regime is basically of those exhibition machines, institutions such as museums, zoological gardens, anatomical theaters, natural history collections. The scopic regime is a space of mediation between the scientific revolution and social space, the community of scientists, but also of eyewitnesses of scientific experiments, through which the positive binaries I was talking about, binaries such as subjects and objects, nature and culture, were translated into truth effects that had normative ramification in the social space. So that's what I call the scopic regime of modern exhibition machines. Theater Garden Bestiary, a materialist history of exhibition, is a research lab I run together with the French philosopher Tristan Garcia at École University of Art and Design in Lausanne. And we have about 24 student researchers, and we are conducting an inquiry on in two directions, an history of institutions of exhibition of nature throughout scientific modernity,
and the articulation of the frameworks of exhibition of art to the dynamics conditions of exhibition of science. So it's a dialectical project that engages both in the history of exhibition of nature and in the history of exhibition of artifacts and artworks. So, and next year we'll publish a book that will gather the results of our research. Siamo all'ultimo appuntamento della Scuola Invernale per le Arti Contemporanee della Fondazione Vivarelli. Abbiamo avuto la volta scorsa ospite Vincent Normand che con il suo progetto di ricerca sul museo moderno, e oggi siamo qui con sia Anni RAW che Alberto Garutti che parleranno di arte pubblica e arte partecipativa. Anni RAW ha tenuto qui un workshop di 2 giorni con un gruppo di artisti per discutere che cosa è l'arte partecipativa e presentare il suo modello di lavoro, suddiviso in 6 punti focus di analisi per progetti di arte partecipativa. Adesso stasera parleremo sia con lei che con Alberto Garutti sulle problematiche aperte, i progetti di ricerca sperimentali e le direzioni della ricerca contemporanea che riguarda l'arte pubblica e l'arte partecipativa. Well, we had an idea to bring some theories that I've been developing about participatory arts practice, which is a way of working where artists work very closely with community members and develop collaborative works, and sometimes there's no actual product, but there's a lot of process, and usually these projects have social aims or political aims sometimes, or health aims, and we wanted to look at what's the dynamics of the workshop, when an artist is actually working with participants in this way. So that was the idea, to bring these ideas as a sort of provocation really, and to see whether there was resonance with artists thinking who were based here, whether it was completely different, or what could it cause in dialogue and discussion. So that was the idea. So during the workshop we had 2 very intense days looking at the big ideas about what participatory arts might be from different perspectives, artists placing their practice in relation to each other and in relation to these bigger ideas. And then also we focused in on the model that I've developed, which I kind of presented as a provocation really, to say, does this fit, does this work, what does this say? And then at each stage people kind of looked at their own practice in relation to the ideas to bring it into reality. And people did a lot of discussion. We had 4 modes: provocation, discussion, reflection and action was the kind of dynamics of the workshop. And we even went around the park for a bit of fresh air at one point. And this place is fantastic for this kind of workshop because it's so stimulating in its own way. It has such a lot, so rich. And people, in the end of the second day, came together around, can we create a real project that comes from this dialogue? And that was a very interesting and intense process. For an hour and a half people talked about a project they could work on that was real, and at the end of that we came together to say, is there something here that we could develop further? Was this useful? And I think people found a lot of things useful. They also found a few things unanswered, which is great, and there was a lot of energy for future things. So from my point of view, even though my Italian doesn't help me because I have no Italian, I think I understand from the results of the end that people have had a dynamic time. So it's been great, and for me it was wonderful to meet these artists working here and connect with their other ways of thinking or similar ways of thinking. There was a lot of passion and energy in the room, so it was really good. Insomma abbiamo fatto questo incontro alla Fondazione Vivarelli con Anni RAW, che è stato piuttosto interessante, con posizioni differenti, non contrapposte, ma su come si interviene nello spazio pubblico. Poi naturalmente ho tutti i miei approcci metodologici a cui tengo molto. Io penso che l'artista deve essere capace di, quando fa un'opera pubblica in una città, in un piccolo paese, senza perdere l'autorevolezza del suo ruolo, la specificità del suo ruolo, deve essere capace di scendere dal piedistallo che il sistema dell'arte gli mette sotto i piedi
e di mettersi al servizio della città. Naturalmente questo senza fare un'operazione populista, quindi facendo in modo che il linguaggio sia molto sofisticato, il linguaggio dell'arte, no? Altrimenti diventa, come dire, populismo demagogico e quindi contro l'arte stessa. Questo è un lavoro complesso che richiede, come dire, uno slancio etico fortissimo e anche un gran lavoro, quindi conoscere il territorio, conoscere le storie del territorio, conoscere dunque i cittadini è fondamentale, proprio per costruire una visione, costruire un'idea, costruire un tessuto connettivo su cui costruire l'opera. L'opera pubblica, per essere tale, deve parlare ai cittadini di che cosa? Degli cittadini stessi. Per potersi però radicare nella realtà deve nutrirsi di quella storia che la realtà appunto racconta. Però racconta, lei sta zitta, bisogna andarsela a cercare, bisogna avvicinarsi ad essa, quindi è un grande impegno che è necessario per la ideazione, produzione e realizzazione di un'opera d'arte, questo io penso.